네, 우리나라는 OECD 국가 중에 자살률이 In questo momento mi trovo sul ponte Mapu. 매우 높은 나라인 거 다 세계가 알고 있는데 그 이후로는 Ha guadagnato la triste fama di ponte dei suicidi. That must have been tough for everybody to survive in this country. C'è scritto: si prega di chiamare la hotline per la prevenzione del suicidio, il numero 109. 사는 삶 이런 것들이 자신을 괴롭혀서 그게 자살률이 높은 이유 중에 가장 큰 요인입니다. Ed è un'esperienza, da quello che mi sembra di capire, di finto funerale. 이 지역민에게 좀 그 행복이 무엇인지 그를 통해서 좀 자살률도 Cosa spinge i coreani ad iscriversi a una piattaforma di questo genere? 그 교육을 책임지고 있는 기관의 역할을 다하기 위해서 이 센터를 운영하게 된 거예요. Vi siete mai chiesti cosa succede in una società dove il successo viene prima di tutto, persino della felicità? In Corea del Sud questa domanda non è solo una riflessione, ma una realtà quotidiana per milioni di persone. È un paese affascinante che negli ultimi 20 anni ha vissuto uno sviluppo economico senza uguali. Tuttavia, dietro questa rapida crescita e prosperità si nasconde un lato oscuro, la pressione sociale, l'isolamento e il peso insostenibile delle aspettative. Secondo i dati ufficiali dell'OCSE, la Corea del Sud ha uno dei tassi di suicidio più alti tra i paesi sviluppati. Nel 2024 il tasso era di circa 23 persone ogni 100.000 abitanti, numeri che non rappresentano solo statistiche, ma vite spezzate e famiglie distrutte. Questi numeri però non raccontano l'intera storia. Dietro le statistiche si nascondono vite vissute nel silenzio in una società dove parlare apertamente di salute mentale è ancora un tabù e chiedere aiuto può essere percepito come un segno di debolezza. La depressione qui non è solo un problema individuale, ma una ferita sociale che attraversa generazioni, radicata nelle strutture profonde della cultura e del sistema. In Corea del Sud il successo non è una scelta, è un obbligo. Fallire non è un'opzione, è mostrarsi vulnerabili, è un rischio che molti non possono permettersi. Ed è proprio in questo contesto che la depressione è diventata una delle sfide più grandi della società sudcoreana, una realtà di cui purtroppo se ne parla ancora troppo poco. 그 한국은 이 어떤 사회 발전 이런 그 경제적 발전을 이루는 긍정적인 면도 있지만 그 과정에서 빈부격차나 또 삶의 어떤 그 가치에 대한 이런 프로그램이 부족해서 그 우울증과 자살의 요인을 만들었고 그 결과로 자살 또 우울증 환자가 많이 생겼어요. 그래서 국가도 이 사실을 깊이 중요하게 깨닫고 있고 그런 프로그램들이 지금 제가 하는 것처럼 이런 것들이 만들어지고 확산되고 있는 거죠. 그래서 아마도 한국은 좀 시간이 지나면은 Durante i mesi in cui ho vissuto in Corea del Sud, non solo ho avuto difficoltà a trovare qualcuno disposto a parlare e a confrontarsi sul tema della salute mentale, ma anche a rispondere a domande più semplici. La reticenza è palpabile e le persone sembrano evitare qualsiasi discussione che possa toccare questo argomento delicato. C'è scritto: si prega di chiamare la hotline per la prevenzione del suicidio, il numero 109. E c'è scritto: non preoccuparti, è confidenziale, sentiti libero di parlare dei tuoi sentimenti difficili. Mi sento come se volessi morire, non lo dico nemmeno alla mia famiglia o ai miei amici. Cioè, questo vuol dire che effettivamente in Corea, come abbiamo anche ascoltato da diverse persone in questi giorni, molti hanno timore, no, di condividere
i loro problemi sentimentali, interni, comunque tutto ciò che riguarda la sfera interpersonale. In Corea la depressione è un tema profondamente rifiutato dalla società, non visibile ma insidioso, nascosto dietro il silenzio e le aspettative sociali. Ho avuto la fortuna di incontrare un ragazzo che fa il barbiere a Seoul e che ha accettato di darmi una prospettiva sui suoi coetanei e sul fenomeno della depressione tra le nuove generazioni. Mi ha chiesto però di non mostrare il suo volto, un ulteriore segno della difficoltà nel trattare apertamente questi temi. In un paese con uno dei tassi di depressione più alti tra i giovani è fondamentale ascoltare voci come la sua. First of all, to understand the depression in Korea, I think you need to understand how fast we grew up to be this like developed country. Those people who were born around 80s, 90s, they had to work so hard and study so hard in a competitive like society. So we had to always try to win over someone who's your friend around you. That must have been tough for everybody to survive in this country. Because the country grew up so fast, the system had to be really organized, but at the same time, the system was always the same for everybody. So it's so hard to find someone different. The competitive world became even more competitive, I think. I think still people are looking at the same goals and same ideals in their lives, and kind of everyone wants the same thing. I'm pretty sure not so many people in Korea, they don't take too much care about the mental health. Don't care about that. And they think it's really weird to go to the like therapist or something. But I think it's really important issue for Korean people. Survival is not the issue here, how to live their lives. So I think everybody should just find something they're happy for. And there's so many different perspectives about like living a life. Not just to do something the society wants them to do, or their parents, or the educational system wants them to do. Honestly, I don't think the government is doing anything about it, and I think they're doing a shitty job. E infatti quello che è accaduto in Corea del Sud nel dicembre 2024 dimostra quanto siano profonde le tensioni politiche e sociali nel paese. Il tentativo del presidente di dichiarare la legge marziale e la conseguente opposizione del Parlamento hanno evidenziato non solo le fragilità della democrazia sudcoreana, ma le divisioni che attraversano la società. 친애하는 국민 여러분, 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 일거에 척결하고 자유 헌정 질서를 지키기 위해 비상계엄을 선포합니다. Tra queste, il divario tra le nuove generazioni e quelle più anziane è sempre più evidente. È in questo contesto che si inseriscono molte delle preoccupazioni dei giovani, proprio come quelle che ci racconta il ragazzo intervistato. There's hierarchy in Korea, so people kind of have to follow the order from like older generation, and now it's all mixed up right now. But like older generation think they're rude and they're somehow like too different from older generation. At the same time, older young generation doesn't know how to get over with those problems in life. I think we're in the middle of that change right now. E certamente qualcosa sta cambiando in Corea del Sud. Da anni la politica cerca un modo per contrastare questa crisi. E io mi sono chiesto quali misure la politica coreana abbia adottato per affrontare una questione così complessa e che ha portato il paese a detenere tristi primati a livello mondiale. E per capire meglio sono stato in un luogo simbolo di Seoul, il Ponte Mapo. Qui ogni dettaglio racconta una storia, riflette una realtà troppo spesso ignorata. In questo momento mi trovo sul ponte Mapu, che è un ponte che collega le due zone più importanti della città di Seoul, la zona di Mapo-gu con le aree finanziarie della città. Ogni giorno migliaia di persone attraversano questo ponte, migliaia di macchine attraversano questo ponte
che purtroppo nel corso degli anni ha guadagnato la triste fama di ponte dei suicidi perché tanta gente lo ha scelto come luogo per togliersi la vita. Ogni anno circa 100 persone hanno tentato il suicidio su questo ponte e quindi sono circa una persona ogni 3-4 giorni. Ed è per questo motivo che il governo coreano ha deciso di alzare delle barriere protettive e di installare delle reti per evitare che le persone si avvicinassero troppo al bordo del ponte. Tuttavia queste misure non sono bastate per diminuire il numero di tentativi di suicidio ed è per questo che a partire dal 2013 questo ponte, chiamato il ponte dei suicidi, è diventato il ponte della vita. Sull'intero ponte sono stati installati messaggi motivazionali nonché facce sorridenti e quindi per la prima volta si è cercato di impedire il suicidio non mediante queste barriere restrittive ma con dei messaggi che facessero apprezzare la bellezza della vita e anche le piccole gioie della vita, gli affetti dei cari, degli amici. Il bello della vita deve ancora arrivare, vai a trovare un tuo caro che ti sta aspettando. Sono soltanto alcuni dei messaggi motivazionali che possiamo leggere su questo ponte. E ci sono anche delle sculture che lanciano dei messaggi molto importanti, ad esempio questa statua qui al mio fianco che è simbolo di supporto e di solidarietà. Ed è per questo motivo che oggi il ponte Mapu è il simbolo di speranza, positività e di rinascita non solo per la città di Seul, ma per tutti i cittadini coreani. Tra leggi, campagne di sensibilizzazione e interventi sociali cercavo una risposta concreta, ma durante questa mia ricerca mi sono imbattuto in qualcosa che non avevo mai visto prima. Mi sono appena iscritto a questa esperienza, vieni che ti faccio vedere, che ho trovato su Naver, che è il motore di ricerca che viene utilizzato in Corea, ed è un'esperienza, da quello che mi sembra di capire, di finto funerale. Guarda, ci sono delle persone sopra le bare in cui viene simulata la tua morte. Guarda, addirittura ci sono persone all'interno di bare, e io mi sono iscritto perché il mio obiettivo è quello di cercare di capire cosa vuol dire partecipare al proprio funerale e cosa spinge i coreani ad iscriversi a una piattaforma di questo genere e soprattutto se aiuta le persone a superare i propri problemi a livello emotivo. 네, 우리나라는 OECD 국가 중에 자살률이 매우 높은 나라인 거 다 세계가 알고 있는데 그 이유로는 이 한국 사람들은 삶의 만족도가 다른 나라에 비해서 굉장히 높아요. 그래서 작은 일에 감사하지 못하고 뭔가 목표치가 높고 그래서 이 남들과 비교해서 사는 삶 이런 것들이 자신을 괴롭혀서 그게 자살률이 높은 이유 중에 가장 큰 요인입니다. Sono sul KTX, è il treno più veloce della Corea del Sud che collega Seul a Busan, le due città più importanti della Corea, in circa 2 ore. E supera i 300 km/h. Destinazione Cheononna-san, circa 40 minuti, ed è lì che si celebra il funerale. 백석 웰다이 힐링 센터는 금방 질문을 했듯이 그 세계에서 우리나라는 자살률이 높은데 또 이 센터가 있는 이 지역의 충청 남도의 자살률이 우리나라에서도 매우 높은 지역이에요. 그래서 이 지역민에게 좀 그 행복이 무엇인지 그를 통해서 좀 자살률도 좀 낮추고 그래서 좀 삶의 질을 높여주기 위해서 대학이라는 이런 그 지역의 어떤 그 교육을 책임지고 있는 기관의 역할을 다하기 위해서 이 센터를 운영하게 된 거예요. 뭐 그 자살률이나 우울증이 그래도 어떤 이런 프로그램들이 확장하면서 좀 낮아질 거라고 기대를 하고 있어요. 부부 세상에 살면서 단 한 가지 경험을 할 수 없는 것 중에